Cari amici di Crazy Motor Life, ben trovato ad un nuovo appuntamento. Oggi con me c'è l'amico Alberto Bicego. Alberto, ben trovato a Crazy Motor Life per il secondo appuntamento della rubrica Crea la tua moto. Spieghiamo perché crea la tua moto. Ciao Giacomo e grazie per avermi invitato in questo secondo podcast. Perché crea con noi la tua moto? Perché stiamo creando un progetto dove finalmente gli utenti o i futuri motociclisti avranno voce in capitolo nella costruzione della moto. Tutti i biker che partecipano sono coinvolti nello sviluppo, commentando sia gli aspetti tecnici che gli aspetti estetici della moto e partecipando di fatto al suo sviluppo. Volete conoscere il prototipo che dovrebbe nascere da qui a breve? Avete 9 secondi di tempo per iscrivervi al canale. Alberto, facciamola vedere immediatamente, per me bellissima. Specifichiamo che questo è semplicemente uno dei bozzetti che stiamo sviluppando ed è uno degli ultimi che abbiamo rilasciato, quindi in realtà questo è il secondo concept design che abbiamo fatto, ne faremo altri, questa non è la versione definitiva ed è di fatto un progetto in fase di sviluppo, in divenire, nel senso che man mano che noi andiamo a proporre alla nostra community i nostri bozzetti, la nostra community risponde con commenti, suggerimenti, indicazioni, cosa non piace, cosa piace invece, e noi cerchiamo di adattare i nostri progetti seguendo un po' i feedback della nostra community. Ovviamente non è un progetto a livello personale, è un progetto a livello di community, quindi cerchiamo sì di accontentare i nostri utenti, ma a livello di gruppo, non a livello di singolo. Detto questo, la cosa è interessante perché i nostri membri sono veramente molto appassionati a questo progetto e stanno partecipando, portando idee, suggerimenti. Sai, questo progetto è nato proprio dall'idea di dare finalmente voce ai motociclisti. Solitamente quello che succede è che si arriva all'EICMA, si arriva in fiera, viene svelato il nuovo modello, ma gli utenti possono semplicemente decidere per un modello o per l'altro. Non hanno nessuna voce in capitolo sullo sviluppo della moto. In questo caso lo stiamo coinvolgendo fin dai primi passi dello sviluppo, proprio per far nascere la moto assieme a loro. Come si può vedere, il primo progetto è il progetto di una Sport Naked. Il motivo per cui abbiamo deciso di partire da una Sport Naked è che vorremmo portare questa moto in mercato più velocemente possibile. Quindi abbiamo scelto un progetto non troppo complesso dal punto di vista performance, concentrandoci invece su altri aspetti tipo l'esperienza proprio della guida in moto. E poi andremo a svelare un po' alla volta che cosa vuol dire quello che ho appena detto. Quindi, se non l'avete ancora capito, qua sotto nei commenti potete scrivere di tutto, quello che vi piace, quello che non vi piace, cosa vi piacerebbe avere sulla vostra moto, perché è tutto in fase di progettazione. I vostri suggerimenti potrebbero essere i suggerimenti presi e sottoscritti da parte del gruppo degli ingegneri, dei designer, dei produttori e trovarvelo sulla moto che poi andrete a comprare in concessionaria. Andiamo avanti guardando un po' più nel dettaglio il prototipo che mi ha inviato. Una precisazione che vorrei fare è anche questa. Andremo probabilmente ad utilizzare un motore esistente. Stiamo valutando vari motori, varie motorizzazioni. L'idea è quella di avere una moto con circa 120-125 cavalli, proprio per rimanere in una fascia che è stradale e non per la pista. Poi uno ovviamente si può divertire anche in pista con una moto di questo genere, ma non è il suo principale obiettivo. La versione sportiva la faremo più avanti, una volta che avremo immesso la prima versione stradale nel mercato. Abbiamo parlato di community, di cui tra l'altro io faccio parte, ma qualche suggerimento dalla community è arrivato? Sì, certamente. Per esempio, una delle indicazioni che avevamo ricevuto inizialmente, se si confronta per esempio questo bozzetto con i bozzetti precedenti, la carena era molto più chiusa e per la versione Naked ci è stato proprio richiesto di aprire di più la carene per poter vedere meglio il motore. Questa è stata un'indicazione, quindi tutta la parte laterale delle carene è stata tutta aperta. Ovviamente stiamo cercando di seguire delle linee di
stile e dei concetti di stile che la rendano unica e la rendano anche che abbia un'identità ben precisa, però stiamo cercando di raccogliere queste indicazioni. Come per esempio rispetto anche al bozzetto che abbiamo fatto vedere nella prima puntata, abbiamo cambiato completamente il muso. Anche la headlight, la parte frontale dei proiettori è stata completamente cambiata. Andremo ulteriormente a cambiare il concept design nel terzo bozzetto, nel terzo concept design che stiamo elaborando in questi giorni e che verrà presentato entro fine dell'anno, dove andremo a raccogliere ulteriormente alcuni elementi suggeriti dalla nostra community e li porteremo a livello di concept design. Tra l'altro una cosa interessante è che, visto che la nostra community sta partecipando allo sviluppo del progetto, abbiamo creato un reward system, un sistema per ringraziare i nostri partecipanti, dove praticamente più si partecipa con commenti, post, idee, eccetera, eccetera, più punti si ricevono e questi punti possono essere utilizzati per ricevere dei buoni sconto, diciamo, per abbigliamento moto e accessori moto sotto forma di gift card. Cerchiamo di ringraziare anche la nostra community per il lavoro fatto e per il lavoro fatto insieme. Alberto, io ti chiederei di parlarci un po' per quanto riguarda se è stato deciso la Power Unit che dovrebbe entrare nel telaio di questo concept. Avete preso dei contatti con delle case produttrici? Di che cosa stiamo parlando? Allora, stiamo parlando probabilmente di un 3 cilindri in linea di 900 cc con circa 120 cavalli. Queste sono le informazioni che per adesso posso dare. Sì, abbiamo preso contatti con alcuni produttori, ma poiché la scelta non è definitiva, non posso espormi in questo momento chiaramente sul produttore del motore. Possiamo dire che è una casa ben conosciuta e questo motore ha ricevuto parecchi apprezzamenti, quindi andiamo sul sicuro. La fascia delle Sport Naked è molto popolare. Tutte le case motociclistiche hanno i loro modelli con le loro caratteristiche tecniche, eccetera, eccetera. Quindi noi come nuovo brand andremo a lavorare cercando di creare un'esperienza di guida che sia diversa, con delle feature, con delle caratteristiche che saranno molto innovative. Giusto per citarne una, sarà una moto dove la geometria, della posizione di guida sarà aggiustabile. Sarà possibile creare un setting della posizione di guida adatto a diverse situazioni e a diversi rider. Giusto per dare un'idea di che cosa stiamo parlando. Parliamo di diversi rider, diverse stazze, diverse stature, ma il gentil sesso è coinvolto in questo progetto? Questa è una bellissima domanda. Assolutamente sì, tanto è vero che all'interno del gruppo abbiamo creato un canale specifico riservato alle donne, dove le donne possono parlare con altre donne di quelle che sono le problematiche specifiche dell'andare in moto dal punto di vista femminile. E questo è importantissimo perché creare un ambiente riservato non vuol dire isolarsi, vuol dire poter parlare liberamente di alcuni problemi che magari lasciando la chat aperta certe ragazze avrebbero difficoltà a esporre. In questo modo, essendo il canale riservato a loro e in piena libertà, possono esprimersi al 100% su quelle che sono anche le problematiche, che possono essere problematiche di comfort, possono essere problematiche di ergonomia, problematiche di guida, nel fatto che per esempio sentono la moto pesante e quando si fermano rischiano sempre di lasciare andare giù la moto, giusto per dirne una. Chiaramente dipende anche molto dall'esperienza della motociclista. Se è una motociclista esperta probabilmente questi problemi non ce li ha, ma la moto chiaramente è rivolta a tutte le motocicliste e a tutti i motociclisti, quindi dobbiamo considerare e provare a vedere anche se si trovano delle soluzioni sia per accontentare il rider esperto sia per accontentare la persona che magari per la prima volta approccia una moto di quella cilindrata e quindi vorrebbe avere qualche rassicurazione in più. Hai parlato di driving experience, quindi la caratteristica principale di questo concept, di questo progetto è il rapporto peso-potenza. Non solo, ma il rapporto del rider del guidatore con la moto. Noi stiamo cercando di lavorare per andare a offrire una diversa esperienza dell'andare in moto. Per esempio, sarà possibile connettersi con altri riders mentre si sta guidando. Nello specifico, purtroppo non posso spingermi più in là perché stiamo portando avanti dei brevetti su questo, ma l'idea è quella di creare una interconnessione tra i rider, anche dal punto di vista della sicurezza, per creare più sicurezza su strada.
strada. Quindi, facciamo un esempio, c'è un ostacolo per strada, come guidatore me ne accorgo, bene, ci sarà un sistema per informare altri riders che vengono dopo di me a proposito di quell'ostacolo. Parliamo di sicurezza, quindi è già prevista una piattaforma a 6 assi per quanto riguarda la parte elettronica, o mi sbaglio? Allora, l'idea è quella di andare a collaborare con grandi aziende tipo la Bosch, ok, o ad altri produttori che offrono già dei sistemi completamente sviluppati. Ma l'idea è sì, quella di dotare questa moto di tutte le safety feature che attualmente fanno parte delle moto di ultima generazione. Ti vorrei portare su un particolare che mi ha colpito tanto, che è il frontale di questo concept, dove troviamo una bella superficie alare, ma nel tuo discorso, nelle tue parole, si evince che non è pensato alle prestazioni. Quindi, a che cosa funge una superficie alare così importante? Allora, mettiamola così, stiamo predisponendo il progetto anche a future versioni. Quindi, per esempio, quella superficie alare lì potrebbe avere un'evoluzione nella versione futura più sportiva. Sicuramente dietro a quella aletta frontale ci sarà l'airbox, quindi serve anche a convogliare l'aria in modo corretto verso l'airbox. Diciamo anche che dal punto di vista estetico abbiamo fatto delle versioni con e senza manca qualcosa, quindi ha sia una funzione tecnica che una funzione estetica. Mettiamola in questa maniera: in questo momento siamo in una fase di ricerca, ovvero tutti questi bozzetti servono principalmente a creare l'identità del prodotto, l'identità della moto. Una volta che noi avremo definito questa identità dal punto di vista stilistico, andremo a lavorare insieme agli ingegneri per ottimizzare tutti gli aspetti tecnici della moto in funzione dello styling. Ora, come tu sai, bene o male, più la moto è estrema o orientata verso le performance, più le ragioni dell'ingegneria e tecniche prendono il sopravvento sullo styling. Questa è una moto di media categoria, quindi c'è un po' più libertà dal punto di vista dello styling, perché non dobbiamo pensare a raggiungere quelle performance estreme che vengono richieste in circuito. Quello in cui ci stiamo concentrando invece è di creare veramente uno styling e un'identità che siano riconoscibili e che siano nuove anche da questo punto di vista. Alberto, qual è stato il commento o l'indicazione più curiosa che è uscita fuori dalla chat della community? Allora, quando abbiamo pubblicato questo bozzetto, in generale i commenti sono: quando è che esce, che ci voglio montare sopra e partire. Quindi la nostra community è abbastanza, come si potrebbe dire, ansiosa di vedere questo prototipo su strada, e lo siamo anche noi. Questo progetto è abbastanza particolare perché di solito, sai, vedi la moto in fiera e dopo 2 o 3 mesi la puoi ordinare. In questo caso, essendo le persone coinvolte fin dall'inizio, sì, ci sarà da aspettare un pochettino perché dobbiamo realizzare il prototipo fisico che verrà presentato probabilmente tra 1 anno e 1 anno e mezzo, ma dall'altro lato c'è la possibilità di partecipare alla sua creazione e quindi di vederla nascere. Sarà un parto sotto certi punti di vista, con i suoi tempi. Tra poco ci sarà EICMA, praticamente parliamo dell'avvenimento fieristico per quanto riguarda i mezzi a 2 ruote più importanti forse che ci sia al mondo, assieme Certo. a quella di Los Angeles. È previsto un'apparizione del prototipo ad EICMA in futuro o no? Sicuramente sì, proprio per l'importanza che ha EICMA. Una cosa che non abbiamo detto è che noi siamo basati in Canada, quindi il nostro mercato di riferimento iniziale sarà proprio quello del Nord America. Però il mercato immediatamente successivo al Nord America sarà quello europeo. Quindi andremo di sicuro a portare questa moto ad EICMA nel momento in cui avremo i prototipi pronti. Prototipi pronti che, da quello che presumo, idealmente ci dovrebbe essere un qualcosa di fisico, di materiale tra un annetto e mezzo al massimo. Esattamente. Queste sono le tempistiche tecniche per lo sviluppo di un prototipo a livello industriale. Bene, Alberto, allora a me non resta che salutarti, che ringraziarti per questo ennesimo appuntamento e diamoci Grazie a te, Giacomo. Diamoci appuntamento allora per fine anno, se riusciamo certamente. a mettere in Magari piedi il terzo bozzetto. Sì, e magari la prossima
prossima volta cercherò anche di spiegare un po' di tecnica del design motociclistico, cioè quali sono le tecniche che magari i designer utilizzano per creare questi bozzetti, perché ci sono delle specifiche tecniche che noi utilizziamo che riguardano le proporzioni, gli allineamenti, le superfici e bene o male gli elementi che noi dobbiamo tenere conto nel momento in cui andiamo a disegnare una moto. Scrivetelo qua sotto nei commenti, iscrivetevi al canale, così possiamo fare una bellissima live dove direttamente coloro che seguono Crazy Motor Life possono rivolgerti le loro domande alle quali magari puoi dare risposta. Certamente, ricordo anche che il nostro gruppo è basato su Discord, che è una piattaforma gratuita, un social media gratuito ed è aperto a qualsiasi persona appassionata di moto che voglia partecipare. Quindi, lo troverete sotto nella descrizione, lasceremo il link così vi potete iscrivere alla community. Perfetto, grazie Giacomo e non vedo l'ora di fare il prossimo appuntamento allora. Per tutti coloro che invece non vogliono iscriversi a Discord ma vogliono continuare a seguire il progetto Crea la tua moto su Crazy Motor Life, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella e scrivere qua sotto nei commenti tutto quello che pensate del prototipo che vi abbiamo appena presentato. Alberto, grazie e alla prossima. Grazie Giacomo.